Tutti noi conosciamo il leggendario Museo Alfa Romeo di Arese che espone 72 capolavori nati dall'ingegno italiano. Forse però non tutti sanno che c'è un'altra ala del museo che nasconde un vero e proprio giardino segreto. Un giardino segreto che raccoglie tutte le realizzazioni e tutti i modelli pensati dai geni dell'Alfa Romeo nel corso di 110 anni di storia. Io ho avuto l'opportunità di ficcare il naso in questo Caveau delle Meraviglie, in questo scrigno assolutamente segreto, e ho selezionato 10 Alfa Romeo assolutamente folli, strani e mai viste, tutte per voi. Partiamo dalla 164, scommetto che non l'avete mai vista con questo allestimento perché questa era la 164 Vigili del Fuoco Q4. Di cosa si tratta? Alfa Romeo ha sempre avuto dei mezzi di servizio antincendio interni per i propri stabilimenti e per garantire la sicurezza dei propri stabilimenti, e anche la pista di balocco di Collaudo aveva i propri mezzi speciali per l'antincendio. L'Alfa Romeo li realizzava internamente, prima realizzò una 2000 berlina, poi un Alfa 6, poi una Giulietta, una 75 e infine una 164 Vigili del Fuoco, basata sulla versione Q4, quindi a trazione integrale, quella più sfiziosa con il 3000 V6, 6 cilindri meraviglioso a 24 valvole dell'Alfa, che era dotata di un impianto di estinzione capace di erogare 200 litri a schiuma. Recentemente uno dei Vigili del Fuoco che per tutta la vita ha utilizzato questa 164 balocco ha dichiarato che lui ne era assolutamente innamorato, adorava guidarla e che sulla pista di Collaudo Alfa era riuscito a tirarla fino a 240 km/h. Mica male! La seconda auto che ho selezionato per voi dal Caveau delle Meraviglie di Arese si chiama Pidocchio. Eh sì, era proprio stata soprannominata Pidocchio. Quando debuttò all'inizio degli anni 60 quest'auto era assolutamente all'avanguardia, lo sapete, l'Alfa Romeo è famosa per aver progettato auto assolutamente rivoluzionarie e questo Pidocchio era una di loro. Aveva la trazione anteriore, una novità per quegli anni in casa Alfa Romeo, ma comunque aveva un motore assolutamente raffinato, il bialbero Alfa in alluminio con il cambio in linea, i giunti omocinetici e addirittura un sistema per regolare elettricamente la taratura delle sospensioni posteriori, roba a cui oggi siamo tutti abituati ma negli anni 60 era follia. La linea di carrozzeria è molto squadrata, lo vedete, ma i più attenti di voi avranno già capito che i designer qui anticipavano le linee della futura Giulia, che arriverà soltanto qualche anno dopo. Il nome simpatico era Pidocchio, il nome reale in codice di questo progetto era Tipo 103, un progetto che appunto resterà solo un prototipo, anche perché proprio in quegli anni, negli anni in cui viene presentata, ci sarà l'accordo con la Renault per la produzione sulla licenza della Dauphine, quindi una piccola auto dai costi più accessibili. La Dauphine verrà prodotta dall'Alfa Romeo negli stabilimenti del Portello, una decisione presa dall'Alfa Romeo per aggirare i dazi di importazione che all'epoca gravavano sulle auto estere. Quindi con un gioco delle tre carte la Renault insieme all'Alfa riusciva a commercializzare un'auto francese in Italia senza avere dazi. Quando si tornerà poi a parlare di nuovo di trazione anteriore in casa Alfa sarà l'epoca dell'Alfa Sud, ma questa è tutta un'altra storia. Intanto godiamoci il nostro Pidocchio. La terza Alfa Romeo mai vista che ho selezionato per voi si chiama Jugoslavia, un altro nome insospettabile per un Alfa Romeo, un altro nome simpatico che nasconde che cosa? Beh, il prototipo su cui fu sviluppata poi la Giulia di serie, che sarà un'auto assolutamente innovativa. Lo sapete, la Giulia prima serie si intende, era un'auto innovativa perché introduceva per la prima volta su un'auto di massa concetti aerodinamici importanti, tanto che lo slogan della Giulia era disegnata dal vento, e poi perché introduceva i concetti di carrozzeria a deformazione progressiva. Qui significa che era un'auto in grado di assorbire la forza di un urto e di scaricarla sulla carrozzeria e quindi di superare i crash test che sarebbero stati introdotti soltanto anni dopo. Quindi un'altra Alfa Romeo assolutamente all'avanguardia. Per sviluppare un'auto così innovativa, così rivoluzionaria come la Giulia, servivano ovviamente dei prototipi su cui testare e mettere alla prova queste tecnologie. Questi prototipi circolavano su strade aperte, un po' come avviene oggi. Molti dei collaudi però venivano fatti all'estero per evitare di essere beccati dai paparazzi, dai fotografi pronti a fare lo scoop, e questo prototipo in particolare girava in Jugoslavia, da qui il suo curioso nome.
Proprio come avviene oggi, anche il prototipo Jugoslavia aveva delle camuffature con addirittura degli elementi di carrozzeria aggiuntivi applicati per mischiare le carte, che venivano saldati al corpo vettura reale. Nel cofano, sotto al cofano, si nascondeva però la meccanica completa della Giulia di serie. Curioso il dettaglio di questo prototipo Jugoslavia contenuto nelle segrete del Museo di Arese, che riporta una data sul radiatore: 12 dicembre 1959. Questo testimonia che siamo 3 anni prima della presentazione ufficiale della Giulia. Ditemi la verità, la Jugoslavia non l'avevate mai vista? Per la quarta Alfa Romeo più folle mai creata non vi parlerò di un vero e proprio modello, ma di una tecnologia. Lo sapete, la casa di Arese è stata sempre all'avanguardia, sempre in prima linea per lo sviluppo di tecnologie assolutamente rivoluzionarie per l'epoca. E infatti ho scoperto nel giardino segreto di Arese che l'Alfa Romeo, in particolare negli anni 60, era una vera fucina di idee. C'era grande fermento nei corridoi degli stabilimenti Alfa, tanto che gli ingegneri italiani avevano avviato una ricerca vera e propria sul motore Wankel, quindi sul motore a pistone rotativo, quello che poi è divenuto leggenda, ma da un'altra parte, alla Mazda. L'archivio del museo di Arese è pieno zeppo di documenti, di disegni, di prove al banco e di studi condotti spesso in collaborazione con la NSU, una casa automobilistica tedesca che era leader nella tecnologia del motore Wankel e che poi venderà la licenza di sviluppo di questo motore proprio alla Mazda. Chi è appassionato di Mazda, come nel mio caso, adorerà sapere che nel giardino segreto di Arese si nasconde un Wankel firmato Alfa Romeo, addirittura abbinato al cambio. Eh sì, perché questo motore Wankel era assolutamente funzionante e fu montato su una berlina 1750 per una lunga fase di test su strada. Non se ne farà nulla di questo motore rotativo firmato Alfa Romeo. Come accadrà spesso nella tormentata storia dell'Alfa Romeo, tante tecnologie, tante innovazioni rivoluzionarie saranno destinate a essere messe da parte, a finire proprio in un magazzino, in un giardino segreto. Ma non importa, perché questo motore Wankel rotativo italiano è una testimonianza, la testimonianza del livello di innovazione pazzesco che aveva raggiunto l'Alfa Romeo negli anni 60, negli anni d'oro. La quinta Alfa Romeo mai vista che ho selezionato per voi invece è un vero e proprio modello, un modello esistente, marciante, in carne ed ossa, e si tratta di un Alfa 6, ma un Alfa 6 molto speciale perché non era solamente blindata, ma era stata blindata per un personaggio molto importante: Papa Giovanni Paolo II. Eh sì, perché il 21 maggio 1983 Papa Karol Wojtyła è in visita a Milano. L'Alfa non si fa trovare impreparata e gli prepara un'auto ad hoc, è proprio questa Alfa 6 blindata per i suoi spostamenti. Ma perché il Papa aveva bisogno di un'auto blindata per girare in Italia? Beh, molti di voi lo ricorderanno perché soltanto 2 anni prima, nell'81, Papa Wojtyła aveva subito l'attentato di Ali Akçaa, un attentato a cui riuscì a scampare, in cui riuscì a sopravvivere nonostante il corpo d'arma da fuoco. Poi sappiamo com'è andata la storia, addirittura anni dopo Papa Giovanni Paolo II fu disposto a incontrare il suo attentatore e anni dopo il Papa non si servirà più di auto blindate, ma in quegli anni sì, preferiva ovviamente cautelarsi perché il trauma anche agli occhi del mondo era stato veramente grande. Come era fatta questa Alfa 6 blindata del Papa? Ovviamente era bianca con interni bianchi e le immancabili bandierine vaticane pronte a sventolare sul cofano. I vetri erano antiproiettile, c'era un interfono, la cabina era sigillata, quindi per parlare con l'autista ci si serviva di questo interfono, c'era un impianto antincendio integrato, quindi un impianto di estinzione pronto all'uso in caso le cose si dovessero mettere male, e anche la vera e propria carrozzeria era stata blindata con lastre d'acciaio rinforzate. La cosa interessante anche in questo caso è che tutte queste modifiche che oggi si farebbero fare a un allestitore, a un'azienda esterna, all'epoca invece venivano fatte internamente dall'Alfa. Pensate quanto know-how, quanta tecnica e quanto ingegno si nascondeva tra le pareti dell'Alfa Romeo. E infatti non fu l'unica Alfa 6 blindata costruita dall'Alfa, ma la casa di Arese ne costruì altre. Se vedete i telegiornali dell'epoca, non era raro vedere personalità di spicco di quegli anni come ministri, giudici e personalità dello Stato proprio a bordo di Alfa 6 blindate. E se oggi volessimo blindare un Alfa Romeo, quale blinderemmo?
Il sesto coniglio che ho tirato fuori dal cilindro del museo di Arese non è proprio un'auto, è mezza auto. Eh sì, perché si tratta di uno spaccato, ma realmente funzionante. Oggi ne vediamo tanti, per esempio ai saloni, alle presentazioni delle auto di spaccati, ma sono maquette, sono modellini che non sono realmente funzionanti. L'Alfa invece all'epoca faceva le cose alla perfezione e quindi segò letteralmente un'Alfetta. Perché lo fece? Perché all'epoca l'Alfa Romeo portava sui suoi modelli tecnologie pazzesche a livello meccanico, tecnologie meravigliose ma anche difficili da spiegare, da raccontare, e quindi quale occasione migliore di segare in due un'auto per mostrarle ai clienti in modo che coi loro occhi potessero vedere la portata di queste soluzioni rivoluzionarie. Ma cosa voleva raccontare l'Alfa Romeo con questo spaccato dell'Alfetta a tutti gli alfisti? L'impostazione meravigliosa, scusate la commozione, transaxle dell'Alfetta. Lo sapete, è una configurazione molto nobile prevista per le auto a trazione posteriore con motore anteriore. Cosa avviene nelle auto con impostazione transaxle? Il cambio, invece di essere accoppiato al motore davanti in maniera longitudinale, va dietro e quindi è montato in blocco con il differenziale. L'impostazione transaxle in casa Alfa Romeo andava a braccetto con il ponte de Dion, un'altra grandissima soluzione non inventata dall'Alfa Romeo ma applicata con tanto successo dalle auto italiane del Biscione. Qual era il vantaggio del ponte de Dion? Che il differenziale veniva ancorato alla scocca e quindi non andava ad oscillare insieme al ponte stesso. Questa impostazione meccanica così nobile aggiungeva anche un altro elemento che la rendeva ancora più ricca, ancora più raffinata, che era il parallelogramma di Watt, che qui vedete benissimo evidenziato perché è verniciato in nero su questo spaccato. Un altro elemento meccanico che rendeva le auto Alfa a trazione posteriore così stabili, così maneggevoli, così sicure e così soprattutto veloci in curva, a differenza di tante competitor del passato. Questo spaccato funzionante che io vorrei mettere immediatamente nel mio salotto venne utilizzato e mostrato in occasione della presentazione ufficiale dell'Alfetta, ma venne riutilizzato anche successivamente perché la stessa nobile meccanica dell'Alfetta, lo sapete, finì anche sotto altri leggendari modelli dell'Alfa Romeo, a partire dalla nuova Giulietta, quindi quella più squadrata, la serie successiva, non quella originale, che fu protagonista di un mitico spot con il grandissimo Niki Lauda che, rispondendo a un appassionato bambino seduto sul sedile passeggero, disse: Alfa Romeo Giulietta, una macchina come dico io. E se lo diceva Niki Lauda. Senti, a te piace la Giulietta? La Giulietta è una macchina come dico io. Quanto avrei voluto essere al posto di quel bambino nello spot. La settima Alfa Romeo mai vista che ho riesumato dalle segrete del museo è questa. Sì, non ha le ruote, non ha un motore ed è ovvio, perché è una cucina. Perché Alfa Romeo produsse a un certo punto una cucina che anche in questo caso è stata ristrutturata e conservata all'interno del museo di Arese. Siamo alla fine della seconda guerra mondiale, gli stabilimenti, non solo quelli automobilistici ma gli stabilimenti di tutta l'industria italiana, sono o distrutti o, nella migliore delle ipotesi, da riconvertire, perché durante il conflitto si erano messi a produrre armi o mezzi da guerra. Anche l'Alfa era in questa situazione, quindi per cercare di rimettersi in piedi un po' tutti, anche i costruttori automobilistici, iniziano a buttarsi sulle cosiddette produzioni alternative, quindi provano a costruire altro per rimettersi in piedi e per riconvertirsi a una produzione in ambito civile. E quindi anche l'Alfa Romeo inizia a costruire infissi, pensate che bella una finestra firmata Alfa Romeo, io la vorrei a casa mia, tapparelle e anche respingenti ferroviari. Ma tra le altre cose è tutto un fermento anche in questo periodo l'Alfa, che si deve rimettere in piedi, avvia il progetto di una cucina però che doveva essere prima di tutto un Alfa Romeo, quindi una cucina spettacolare, super tecnologica, e nasce così questo progetto di una cucina a gas ed elettrica con funzionamento automatico. Per l'epoca era ovviamente all'avanguardia perché c'era il temporizzatore e poi aveva prestazioni da vera Alfa di razza, perché il forno raggiungeva 350 gradi. Credo che il forno di casa mia non arrivi a una temperatura del genere, quindi era veramente una Alfa Romeo prima di essere una cucina. Fu progettata durante la guerra, quando l'intera progettazione
della casa del Biscione fu spostata ad Armeno, un piccolo paesino meraviglioso, andateci se avete l'occasione, sulle pendici del Mottarone vicino al lago d'Orta. Nel 46-47 la cucina era finalmente pronta, era stata ingegnerizzata nella sua versione definitiva e c'era anche il nome definitivo, 1951. Si era trovato anche un distributore per il mercato italiano e anche per il mercato estero, insomma era tutto pronto. Però purtroppo o per fortuna arrivò il grande rilancio dell'Alfa in chiave automobilistica, prima con la 1009 meravigliosa e poi con la Giulietta, un successo pazzesco, e quindi la cucina finì abbandonata, finì dimenticata. È solo per un caso che l'Alfa Romeo oggi non costruisce elettrodomestici forse, però è bello che nelle segrete del museo ci sia testimonianza di questo passato così articolato. Scommetto che tanti di voi non sapevano che l'Alfa, nel corso della sua storia così originale, si era anche ritrovata a un certo punto a disegnare, a progettare, a ingegnerizzare un taxi però progettato in chiave Alfa Romeo, quindi assolutamente rivoluzionario, assolutamente futuristico. Siamo all'alba degli anni 70 e negli Stati Uniti si scopre che ci sono tantissimi taxi, ce ne sono 170.000 e si era scoperto che i taxi erano così tanti perché movimentavano una miriade di persone, un'infinità, e quindi il MoMA di New York, il Museo delle Arti Moderne famosissimo di New York, dove è esposta anche la Multipla, vi ricordo, insieme all'Associazione dei Tassisti e ad altri enti per la mobilità organizzano un concorso di idee. Che belli gli anni 70, quando c'erano tutti questi concorsi di idee e si poteva progettare tutto quello che si voleva. Un vero e proprio concorso per il taxi del futuro. Il progetto sarebbe poi culminato in una mostra nel 1976. Al concorso partecipano ufficialmente 5 costruttori, mentre l'Alfa decide di partecipare ma fuori concorso, con un progetto però pazzesco. Prima di tutto perché è disegnato e firmato da un genio italiano come Giorgetto Giugiaro, è un concept che si presenta ancora oggi come un capolavoro assoluto in termini di ergonomia e funzionalità. Insomma, guardatelo, c'erano sedili ripiegabili, un sistema di pagamento sicuro in modo che non ci fosse contatto tra i passeggeri e l'autista, l'abitacolo era blindato, lo sapete, fare il tassista non è sempre sicuro in determinate città del mondo, in particolare pensate a una metropoli come New York. C'era tantissimo spazio per i passeggeri ma al tempo stesso tantissimo spazio per le valigie e per i bagagli, cioè era un concentrato di soluzioni ideali per il taxi del futuro. Devo dire che lo vorrei oggi un taxi così, ed era un taxi progettato in Italia dall'Alfa Romeo con l'aiuto di Giugiaro proprio per rispondere a tutte le necessità che chiedevano i tassisti per lavorare non solo comodi ma anche in sicurezza. Un prototipo, quello del New York Taxi, anche lui conservato nelle segrete del museo, importante anche dal punto di vista dello stile, perché siamo negli anni 70 e invece le sue linee anticipano tantissimo quello che poi sarà il linguaggio stilistico di 10 anni dopo, degli anni 80. Anche in questo caso il New York Taxi non vedrà la luce, era comunque marciante perché è basato sul furgone F12. I taxi di oggi dovrebbero prendere in prestito alcune di queste idee perché secondo me in alcuni casi ne avrebbero bisogno. Lo diciamo sempre, l'Alfa Romeo è sempre stata avanti anni luce rispetto a tantissimi concorrenti, rispetto anche ai tedeschi che invece oggi la fanno da padrone, almeno nel mercato premium. Ma perché lo diciamo con così tanta sicurezza? Lo diciamo anche perché la casa di Arese negli anni 60 in particolare era in grado di progettare il futuro. Lo dimostra la nona Alfa Romeo segreta di cui vi parlo in questo video. Anche in questo caso non si tratta di un modello ma piuttosto di una tecnologia. Siamo alle porte degli anni 60 e già all'epoca iniziavano ad arrivare norme sempre più stringenti per le omologazioni, per le emissioni. La storia è ciclica, dicono i greci, sembra di essere oggi, invece no, siamo negli anni 60, già ci si poneva il problema delle emissioni. L'Alfa Romeo è in prima linea a livello tecnologico con nuove sperimentazioni, in particolare per l'iniezione e per il controllo motore. Inizia a proporre varie soluzioni
per abbattere le emissioni, quindi per aumentare il rendimento dei motori, per avere un maggiore rendimento all'interno della camera di scoppio, prima con delle pompe meccaniche, poi negli anni 80 si arriva al CEM, il controllo elettronico motore. Commovente pensare che l'Alfa Romeo, in collaborazione con il CNR, un altro gioiello italiano, il Centro Nazionale delle Ricerche, aveva già inventato tutto negli anni 80. Cos'era il CEM? Era un sistema elettronico che gestiva tutte le funzioni della iniezione e dell'accensione all'interno della camera di scoppio. Non era soltanto l'anticipazione di quella che poi diventerà la moderna centralina e la moderna iniezione elettronica, era un sistema ancora più avanzato, perché l'Alfa non si accontentava di fare il compitino, ma andava oltre quando poteva, e infatti questo sistema era talmente innovativo che prevedeva un sistema modulare in grado di spegnere, udite udite, temporaneamente 2 dei 4 cilindri del motore. Una tecnologia che oggi abbiamo su tanti modelli di serie, penso per esempio al 1500 TSI della Volkswagen Evo, ma che in realtà non è stato inventato dai tedeschi, ma bensì da noi italiani 40 anni fa. Questo sistema, il CEM, venne montato in maniera semplificata su alcune vetture di serie, alcuni collezionisti le hanno ancora oggi, il valore ovviamente è inestimabile e commovente, ma fu montato anche in maniera integrale tutto questo comparto tecnologico su una serie di taxi sperimentali che giravano per Milano proprio per sviluppare questa tecnologia. Alla fine l'Alfa Romeo, come tantissimi altri concorrenti, come tantissimi altri costruttori, preferirà la fornitura di queste centraline da parte di fornitori terzi. Penso per esempio alla Bosch, che è leader in questo settore industriale, ovviamente per motivi di convenienza. Ma pensate cos'era l'Alfa Romeo? Oggi i costruttori fanno la spesa alla Bosch, alla ZF, alla TRW per comprare tutte le tecnologie che gli servono anche per le centraline di gestione motore. All'epoca l'Alfa Romeo se le faceva internamente. Pensate quanti soldi in ricerca e sviluppo metteva l'Alfa Romeo. Anche questa è l'ennesima testimonianza delle potenzialità dell'Alfa Romeo degli anni 80 anche in tema di innovazione. La decima Alfa Romeo più strana della storia che ho trovato nel giardino segreto di Arese è questo particolare esemplare di Matta. Lo sapete, il fuoristrada costruito dalla Casa d'Arese in particolare per l'esercito e le forze di polizia, e soltanto in piccola parte in versione civile. Perché questa Matta è così particolare? Perché era stata profondamente modificata per partecipare a un viaggio assolutamente incredibile. Siamo nel 1968, un anno chiave molto particolare per la storia di tutto il mondo occidentale, anche per l'Italia, quando 4 Giulia Super decidono di affrontare un ride pazzesco, lo sarebbe ancora oggi, ma pensate per l'epoca 27.000 km attraverso 24 paesi, il ride della fratellanza e della pace, pensato da quel genio di Maner Lualdi per andare da Città del Vaticano fino a Canton in Cina, il tutto in macchina. Le 4 Giulia Super hanno bisogno di assistenza per affrontare un viaggio così lungo, e quindi l'Alfa si mette subito all'opera per modificare la 1009M, la Matta, così soprannominata dagli appassionati, e nascono 2 esemplari, uno dei quali oggi è stato ritrovato, ristrutturato e viene appunto conservato nelle segrete del museo. Perché era così particolare questa Matta dell'Alfa Romeo? Già è un'auto incredibile perché ne furono prodotti pochissimi esemplari, questa poi ha un valore inestimabile perché la carrozzeria intanto era chiusa, a differenza delle 1009M tradizionali, ed era stata chiusa tagliando il padiglione di un furgone Romeo. Vedete questi pannelli di carrozzeria un po' posticci ricavati e applicati per chiudere la zona posteriore. Di fatto queste 1009M erano delle officine mobili pronte all'uso per riparare le Giulia Super del ride. Erano dei magazzini ricambi su ruote e avevano delle tecnologie particolari per diventare inarrestabili anche davanti alle difficoltà di un viaggio di 27.000 km. Pensate che questa Matta aveva un sistema per riscaldare i tamburi, quindi i freni, il tamburo dei freni, in modo che non si bloccassero mai i freni anche nei ghiacci, penso ai ghiacci, non so, della Siberia o della steppa russa. E poi si poteva installare una piccola gru nella zona posteriore, una gru che permetteva di smontare e rimontare il motore di una Giulia. Insomma, questa Matta è un'ulteriore testimonianza
testimonianza non solo dell'ingegno Alfa Romeo, perché i tecnici, gli ingegneri italiani sapevano modificare qualsiasi cosa in maniera assolutamente geniale, anche facendo di necessità virtù, utilizzando i pochi mezzi che avevano a disposizione, ma è anche una testimonianza di un'impresa, il Raid della Fratellanza e della Pace di Manuel Ruaddi, divenuta assolutamente leggendaria. E adesso ve lo devo chiedere, voi le conoscevate già queste 10 alfa segrete che ho tirato fuori per voi dalle segrete di Arese, oppure non ne avevate mai sentito parlare? E poi vi devo chiedere qual è la vostra preferita di queste 10. Io, a riscoprire tutte queste alfa così nascoste, ho vissuto un po' di malinconia. Rimpiango l'epoca della grande alfa, l'epoca della grande ricerca e sviluppo della casa di Arese, e spero sempre che questo marchio possa tornare il più presto possibile a farci sognare così come ha fatto in questo video. Raccontatemi nei commenti qui sotto cosa ne pensate. Ciao, al prossimo video dalla quarantena.